Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi è domenica e faremo un test a nuoto con la squadra di triathlon. Ancora non so bene che tipo di test sarà, so solo che si chiama CSS e niente, lo scopriremo dopo. Test fatto, adesso vi spiego un pochino in cosa consisteva. È un test classico del nuoto in cui dobbiamo fare prima un 400 al massimo della velocità, poi recupero, in particolare noi abbiamo fatto 4,50 tranquilli e un 200. Prendiamo i tempi sul 400 e sul 200 e poi faremo certi calcoli che non è altro che la differenza, però a fine video farò tutti i calcoli anche con i miei tempi. Allora, purtroppo la forma non è delle migliori, infatti i tempi sono abbastanza deludenti, però me lo aspettavo. Però comunque servono per fare un esempio e quindi farvi vedere come fare i calcoli. In questo modo anche voi potrete fare il test, avere il vostro tempo di riferimento e mi raccomando fatemelo sapere nei commenti. Eccoci arrivati ai risultati. Allora, come vi dicevo, il test consiste in 400 metri al massimo della velocità, poi 5 minuti circa di recupero attivo e poi un 200. Io l'ho fatti in vasca lunga, però l'importante è che entrambe le distanze, è scontato, ma siano effettuate nello stesso tipo di vasca, perché come sapete comunque i tempi in vasca lunga sono più alti rispetto ai tempi in vasca corta. Ma ora veniamo appunto al calcolo, cioè quando abbiamo questi due tempi cosa ce ne facciamo? Ho trovato un sito che vi lascio nella descrizione e praticamente è semplicissimo, fa tutti i calcoli per noi, dobbiamo inserire il tempo sul 200, il tempo sul 400 e ci calcola il Critical Swim Speed. Infatti all'inizio video ho parlato di questo CSS e questo test calcola il Critical Swim Speed, che in teoria è il passo che riusciamo a tenere per 1500 metri. Da questo poi è possibile anche grazie a questo sito avere varie zone. Qui vabbè sono 5 zone: easy, steady, moderately hard, hard and very hard, e quindi avremo anche una tabella di zone. Detto questo passiamo ai miei risultati che, come vi ho detto, sono ben lontani purtroppo dalla mia forma, ma rimedieremo per quando tornerò a fare le gare in Italia. Allora, veniamo ai miei tempi. Allora, sul 200 ho impiegato 2 minuti e 24 secondi, mentre sul 400 4 minuti e 54 secondi. Quindi clicchiamo su Calculate My Critical Swim Speed e abbiamo un passo di 1,15. E quindi questo in teoria è il passo che adesso riesco a tenere su una distanza di 1500 metri in vasca lunga da 50 metri. Però non è finita qui, perché questo sito MyProCoach, che non sto sponsorizzando ma ho semplicemente trovato in rete, sicuramente ce ne sono altri, ci permette anche di calcolare le zone, come vi dicevo. Quindi calculate e abbiamo, come vedete, dei range, no? Easy tra 1,26 e 1,38, 1,20 e 1,25 e così via. Quindi questi sono dei passi che possiamo prendere come riferimento. E
Secondo me, ecco, è importante ogni tanto fare dei test per capire a che punto siamo, perché comunque allenarsi senza comunque monitorarci, a mio avviso, non è ottimale. E quindi questo può essere un test, in tanti mi avete chiesto, ci sono dei test a nuoto, eccolo qui. Ce ne sono anche altri in cui invece di fare 400 e 200 facciamo 200 e 100. Però ecco, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete fatto altri tipi di test e mi raccomando fate questo test, fatemi sapere com'è andata, lasciate un like al video e noi ci vediamo alla prossima.